Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa e effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti e bentornati amici, qui è Karma Rosso e ora facciamo una lettura che può aiutarvi a tracciare quello che può essere un ottimo piano d'azione per quelle che sono le situazioni varie o la situazione specifica di difficoltà che state vivendo. Ovviamente sono letture generali per cui cercate di prendere quello che serve, però cercherò di essere più specifica e più pratica possibile. Quindi abbiamo 4 possibilità e andiamo a selezionare sempre sulla base di quelle che sono le rune. Attenzione, alcune carte sono già selezionate, ma quando sarò all'interno della lettura andrò ad usare anche un mazzo in più. Dunque, abbiamo la prima possibilità e questa è la runa. Noi la mettiamo qui. Abbiamo la seconda possibilità. Poi abbiamo la terza possibilità. E poi abbiamo la quarta. E li mettiamo qui. Se serve mettete in pausa. Ovviamente potete fare più di una scelta per la stessa problematica che avete o per diverse problematiche e ci potete tornare anche più avanti per altre questioni o per sempre la stessa questione, insomma. Vado a cominciare dalla numero 1. Bene, cominciamo dalla prima scelta. Prima ancora di andare a vedere quello che ci dicono queste carte, che sono degli oracoli, io andrei, le mettiamo anche qui. Io andrei a vedere proprio la situazione nel dettaglio e quello lo usiamo come una sorta di prova delle 9. Allora, andiamo a vedere la situazione in cui vi trovate, da dove viene e come si può arrivare ad avere dei passi sicuri da fare. Dunque, quindi siete alla ricerca di dati certi, di informazioni, forse anche di dettagli nello specifico, e potrebbe essere che stiate raccogliendo semplicemente delle informazioni in generale su un'idea che avete. La sensazione è quella di avere un progetto di mezzo, ma anche in altri settori laterali della vita la necessità forte di andare a costruire qualcosa che sia duraturo, per cui potrebbe essere che abbiate più cose in ballo all'interno della vostra vita, o potrebbe essere tranquillamente che all'interno della stessa situazione problematica ci siano effettivamente più elementi che hanno bisogno di essere valutati come fossero degli argomenti a sé stanti. Quindi non è facile, è normale desiderare ardentemente avere un aiuto, un suggerimento o semplicemente un modus operandi che sappiamo funzionare, e sento anche molto la stanchezza, sento il bisogno, il desiderio di proprio in qualche maniera lasciarsi andare. Probabilmente questo è dato dal forte desiderio di avere il carico alleggerito, perciò ci sta. Quello che vi posso suggerire di fare da subito è di affrontare questa ricerca di informazioni per quello che è una ricerca di informazioni, altrimenti c'è il rischio che ogni volta che si mette davanti ai nostri occhi una nuova nozione, una nuova prospettiva, un desiderio, con questa forte necessità che abbiamo di uscire dalla situazione problematica, carichiamo questi nuovi dettagli di importanza e valenze che non hanno. E cosa succede? Che o ci fanno seguire la strada sbagliata o ci fanno esaltare per un qualcosa che non è mai stato la nostra soluzione.
non lancia un buon messaggio nel nostro sistema nervoso né proprio al nostro spirito in generale. Per cui viene detto comincia a interpretare la ricerca semplicemente per quello che è una ricerca. E vediamo poi di che cosa si parla qui. Hmm. Quindi arrivano dei consigli pratici, finalmente vediamo come si può fare a... Non è solo sbloccare, ma proprio mi viene da dire a diradare questa nebbia che aleggia sulla questione. Dunque, il problema principale è prima di tutto la vostra stanchezza e la vostra forse anche difficoltà a sentirsi comunque motivati in una situazione del genere, per cui ci può stare, però va presa in considerazione questo aspetto, non va lasciato da una parte come fosse un elemento trascurabile. E mi viene detto, innanzitutto, ricorda a te stesso qual è l'obiettivo finale e attenzione, non in termini di voglio comprarmi una macchina, voglio avere un lavoro stabile, voglio avere le scarpe nuove, no, in termini di come mi fa stare quell'obiettivo una volta che l'ho raggiunto. Quindi il mio desiderio non deve riguardare un oggetto, un'immagine, un aspetto esteriore, deve riguardare il mio stato interiore nel momento in cui mi immagino aver raggiunto quell'obiettivo, quel traguardo. E mi viene detto qui le emozioni devono essere assolutamente il tuo compasso, devono essere quel macchinario e quella tecnica che tu stai cercando come fosse qualcosa di fisico e fosse qualcosa di tangibile, di materiale. In realtà è il vero parametro su cui puoi costruire qualunque tipo di metodo, che sia un metodo di strategia di vendita, che sia un metodo di strategia matematica, che sia una questione di che ne so, strategia fisica per riuscire a perdere peso, qualunque sia la strategia che stai cercando di costruire, quindi il metodo per arrivare al tuo obiettivo, ci arrivi se cominci a considerare le tue emozioni l'obiettivo. Quindi sei anche un po' all'impasse perché quotidianamente bombardi te stesso dall'esigenza di cercare di avere tangibile tra le mani un sintomo, un indice, un simbolo che ti dica stai andando nella direzione giusta ed effettivamente questo traguardo ce l'hai, quindi ora non ti devi più preoccupare di questo. Vi dico che mentre sto facendo questa canalizzazione mi sento molto stanca, confusa, notate che non riesco a parlare benissimo, in parte è sempre dovuto perché comunque quando faccio una lettura canalizzo, per cui sento un processo di informazioni che fluisce e devo rendere oggettiva l'informazione e intellegibile per chi mi sta ascoltando e seguire il flusso di queste informazioni. Però nel vostro caso sento una sensazione quasi di sprofondare nel fango o nelle sabbie mobili, come le vogliamo chiamare, e quindi c'è un rallentamento, un appesantirsi, un perdere non solo la motivazione ma anche proprio l'idea, sento confusione, non so neanche più perché sto facendo questa fatica. Quindi qui viene detto cerchiamo di andare un passo alla volta, non importa in realtà dove scegli di mettere i piedi, purché nel momento in cui appoggi il piede per fare il passo tu ne sia convinto da un punto di vista di animo interiore, di cuore, di emozioni. Per cui qui viene proprio chiesto di fare molta attenzione a quello che si sente. Notate, è difficile dirvi a questo punto dovresti fare così o dovresti fare cosà in maniera particolarmente specifica, perché qui quello che mi si sta dicendo è non c'è una strategia unica qui, non è una questione di dirti che ne so vai da questo dottore o vai da quel commercialista o chiedi a che ne so qualcuno che si occupa di armocromia, ok? No, qui è una questione di hai tutte le possibilità che vuoi,
ma non riesci a concepire nemmeno mezza se prima non sai quello che senti. Per cui immagino che ci siano anche i pianeti di questo momento che vi stanno sconvolgendo un pochettino. E credo anche ci siano difficoltà in tutti i giorni, come nella vita di chiunque, ma soprattutto nella vostra in questo momento, di cui vi dovete prendere cura, che comunque vi danno l'impressione di rallentare o di avere un affaticamento maggiore, per cui c'è una sorta di distrazione energetica continua. Quindi capisco. Allora, mi viene detto, parti dai piccoli dettagli, occupati proprio di quello che riesci a portare a termine e quindi a sopportare emotivamente all'interno di una giornata. Lo so che hai scadenze, lo so che hai cose da fare, però cerca di mollare più che puoi qualunque cosa che da un punto di vista emotivo in questo momento non ti riesce. Casomai fatti uno schema mentale, magari mettilo anche nero su bianco scrivendolo proprio su della carta, e di a te stesso, ok, io che ne so, il lunedì non riesco assolutamente ad avere a che fare con le bollette da pagare, preferisco il martedì, quindi mi scrivo come cosa da fare il martedì, vado a pagare le bollette. Bene, so che questa cosa mi occuperà 2 ore e che mi esaurirà fisicamente del 60%, perfetto. Devo fare nel resto della giornata qualcosa che sia 40%. Quindi mi viene detto, è veramente salutare per te fare poco, ma esserne convinto e vedere che riesci a portarlo a termine. Quindi immagino che qui magari ci siano varie situazioni pesanti in generale, pesanti da un bel po' di tempo e pesanti anche probabilmente per la tematica. Mi viene detto però una cosa molto importante, non ti preoccupare, ci sei quasi, sei veramente davanti a un nuovo inizio. E tutta questa stanchezza non è la stanchezza del futuro, è la stanchezza del passato, come se servisse dirlo. Ovviamente te ne sarai reso conto, però va bene ed è importante dirlo e rimarcarlo, perché mi si sta dicendo sei come un saggio a cui viene chiesto di riassumere la sua vita. Anche se si porta dietro tutto il bagaglio della sua vita e non si accorge del peso mentre lo porta dietro, quando gli viene chiesto finalmente di dirlo a voce alta e di fare un riassunto, si rende conto che il materiale è così tanto che sembra quasi gravare su di lui, lo fa incurvare quasi di più. Di fatto l'età conta, no? Il saggio non può avere 10 anni, però tutta la parte emotiva in sé, se presa tutta insieme, può essere troppa, per cui viene detto sei stanco per quello che è stato, però adesso sai che sta per iniziare qualcosa di nuovo, quasi quasi ti aspetti che ci sia da combattere e da fare ancora chissà che cosa. In realtà preoccupati di prenderti cura di te stesso un pochettino alla volta, un pochettino al giorno, ok? Il tuo equilibrio è dato dalla tua emotività. Infatti, come viene detto, chiediti cosa è importante per te. Quindi al di là di quello che si dovrebbe o non si dovrebbe fare, ovvio ragazzi, se abbiamo le bollette da pagare bisogna pagarle, no? Però ripeto, possiamo accomodare le nostre giornate sulla base di questo e sii intraprendente. Quindi l'unica fonte di preoccupazione su cui ha senso concentrare le nostre energie è quello che emotivamente per noi risulta essere abbordabile. Nel momento in cui qualcosa è abbordabile, allora ci possiamo gettare. Quella cosa prima o poi funzionerà, un passetto alla volta, la si corregge anche un passetto alla volta, e questo ci porterà fuori da questa sensazione di perdita, di stanchezza, di trascinamento. Solo a dirvelo mi sento meglio, mi sento più pulita energeticamente. Allora vediamo che animale e spirito vi possono dare una mano, perché poi parliamo qui di fa questo, fa quello, ma è una questione di archetipi, no? Che bello! Abbiamo fiducia, grazia, mistero e senso dell'umore, il dugong. Quindi si parla di andare lenti, di essere silenziosi, di fare le cose con armonia, di non fare movimenti troppo rapidi, di avere un contatto profondo con la nostra parte emotiva. Già qui noto una esuberanza di colori sul tono del blu e del nero, che rappresentano proprio l'acqua. Quindi le emozioni. C'è il desiderio proprio qui di dirvi guardate
di affrontare le giornate veramente all'insegna della leggerezza. Non vi fate sottomettere da quel vecchio schema che vi diceva che di solito si fa così e che bisogna che ci sia quella tempistica. Bisogna adattarsi al momento. Il dugong si adatta alla corrente, si fa trascinare, ha una mole. Non si può permettere di fare il cavallino rampante, però è delicato, non sopravvive ovunque, non ha la capacità di diventare, che ne so, veloce come una gazzella o forte come un leone, o di cambiare acque come alcune tipologie di squali che nascono in certe acque, addirittura acque magari non salate, poi fanno tutto un tipo di migrazione fino a che diventano adulti e diventano forti. No, questa è una creatura gentile, docile, difficile da vedere anche, e solo in alcune zone, perché è veramente legata all'equilibrio dell'ecosistema in cui sta, che è dato dall'acqua. L'acqua, le emozioni, quindi attenzione, la vostra non solo l'uscita finale di qualunque cosa abbiate in gioco nella vostra vita, ma il benessere psicofisico dipende da questo. Mi viene suggerito di immaginare, magari andate a cercare anche che tipo di animale è il dugong, di andare a cercare delle immagini o dei video di questo animaletto si fa per dire, e di immaginarvi di nuotare con esso, di avere familiarità con uno di essi e di farvi un giro, e sentirete che tipo di predisposizione ha naturale dentro di sé. Quello è il vostro stato di benessere interiore e quello dovete seguire. Poi cosa abbiamo? Il leopardo delle nevi, anche qui l'acqua, il ghiaccio e la resistenza. Vediamo il mistero, ancora una volta, l'agilità, il credere e la sensibilità. Quindi anche qui, ragazzi, abbiamo sempre un'altra botta di azzurro, anche qui abbiamo sempre questa necessità di affidarci all'istinto, di affidarci a quello che è la nostra capacità interiore di scovare il problema e di risolverlo secondo le nostre logiche. Nessuno andrebbe mai da questo leopardo a dirgli: guarda che secondo me le tue macchine non funzionano, o guarda che secondo me non sei proprio adatto a un ambiente dove, che ne so, devi cacciare sempre quando ci sono 2 metri di neve, perché comunque sei basso, sei tozzo, no? Ci sono logiche nella natura che sfuggono alla ragione umana, proprio perché sono 2 tipologie di ambiti diversi. Quindi qui viene detto: affidati proprio all'agilità della tua parte emotiva. Quella è l'unica parte di cui veramente possiamo riconoscere l'agilità, perché poi di solito le varie situazioni della vita ci mettono nella posizione di continuare a cambiare maschera, a cambiare aspetto, sembianza, a tramutarci e cambiare dall'interno, ma la vera agilità viene dall'emotività. Quando noi viviamo in connessione con le nostre emozioni, ogni momento è vissuto con serenità, perché riusciamo a cogliere le emozioni, processarle e lasciarle andare, come fanno gli animali. Mentre quando siamo rigidi e cerchiamo di essere puramente logici o pratici, ci perdiamo praticamente veramente in un bicchiere d'acqua, perché lasciamo da parte quello che è il nostro vero potenziale, la capacità dell'emotività, che è anche capacità creativa, perché se io seguo le mie emozioni e ogni volta prendo sulle mie spalle un peso per me possibile e prendo in considerazione un sogno per me appetibile, le cose non possono far altro che cominciare a fluire senza problemi davanti ai miei occhi. L'elemento dell'acqua: sentire, risvegliarsi, espressione, vita. Ci sono parti di noi che veramente si assopiscono o dobbiamo mettere a tacere quando le cose si fanno dure, ed effettivamente, per come il mondo è costruito oggigiorno, non è così semplice né trovare la connessione con le nostre emozioni né ascoltarle sempre. Però bisogna cominciare da qualche parte. E il fatto che non possiamo sempre fare quello che le emozioni ci dicono all'istante non significa che non possiamo seguire l'ispirazione che ci danno, il movimento che generano nella nostra vita quando ne abbiamo l'occasione.
un rapporto salutare con le nostre emozioni genera una capacità di usare noi stessi nella maniera più consona, senza frizioni. E quindi qui viene detto, qualunque strategia tu scelga, senti le tue emozioni, perché anche se ti sembra pura follia, è l'unica cosa intanto per te sostenibile e che funziona tanto nella situazione che vivi quanto nella tua situazione interiore. Quindi proprio non andare nella direzione in cui sei andato sempre fino adesso, dai più spazio alle emozioni, gratifica di più la tua parte emotiva, perché è quella che veramente ha la forza ed è quella che ha la capacità. Tutto il resto verrà da sé, si strutturerà così come ha senso che si strutturi. Ok? Quindi questa era la vostra lettura, io spero di avervi dato una mano e mi piace leggervi nei commenti, per cui fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto. Ciao ciao. Ed eccoci qui con la scelta numero 2, mettiamo le rune qui e mettiamo anche questi da parte che ci fanno un po' da prova del 9. Quindi andiamo a vedere qual è la strategia migliore per affrontare la situazione che vi trovate davanti con più dettagli possibili, grazie. Vediamo di capire qualcosa. Allora, di che situazione stiamo parlando intanto? Ho fatto un sospiro per voi perché immagino che ce ne sia bisogno. Allora, prima di tutto mi viene da dire, da usare l'espressione piovono da tutte le parti, quindi problemi vecchi che si sommano a quelli nuovi, l'esigenza di fare un cambiamento in maniera molto veloce, l'esigenza di non farsi fregare, questa sensazione che dovremmo spingere sempre più forte, battere sempre di più contro il muro, ma comunque nulla cambia. Sicuramente anche la stanchezza che poi divampa, però il problema qui è che abbiamo dei cambiamenti che veramente non possiamo controllare. Abbiamo, lo so che non vi piace sentirvelo dire, ma funziona così, in momenti di grandi crisi c'è la possibilità di grandi soluzioni, la possibilità di grandi migliorie. Vi faccio un esempio: se fino a ieri ho usato i piccioni per comunicare con chi sta in America e a un certo punto il mio piccione muore, e magari sono costretto, visto che non posso nell'immediato addestrare un nuovo piccione, a considerare l'uso del telefono o l'uso delle email, no? E quindi trovandomi nella necessità di, nonostante il disagio di, va a finire che trovo una soluzione. E poi dopo un paio di settimane dico: ma chi me lo fa fare di andarmi a comprare un piccione e ricominciare da zero quando c'è in realtà una maniera migliore di fare le cose. Quindi anche se noi lì per lì percepiamo questa transizione come un movimento del tutto poco desiderabile, in realtà ci sono dei momenti in cui è assolutamente, caldamente suggerito di rallentare, intendo rallentare mentalmente, di osservare bene quello che sta capitando e fare lo spettatore. Ci sono cose che devono capitare e basta, ci sono cose che è una fortuna che capitino e basta, anche se sembrano una grande disavventura, e più resistiamo più è un problema. Cosa significa resistere? Può essere per esempio che con buon cuore noi pensiamo che ne so, scopro che eredito da mio padre e mio padre è pieno di debiti e continuo ad avere problemi riguardo a questo problema. E potrebbe essere che in realtà poi andare a cercare a tutti i costi di risolvere e di sanare il debito che ha lasciato sia la situazione peggiore che io possa creare per me stesso, e sia meglio lasciare qualunque tipo di eredità a nessuno, non accettarla, e anche se magari questa cosa mi fa arrabbiare e reputo che non sia giusto e tutto quello che ne consegue, magari è la cosa migliore che mi possa capitare, perché lasciando andare quel carico di problemi, la mia energia riesce a fluire in un'altra direzione. E potrebbe essere magari che
nell'ufficio dell'avvocato che vado a conoscere per vedere cosa posso fare con questa situazione, magari io trovi l'amore della mia vita e questo amore della mia vita mi può, che ne so, far considerare l'idea di vendere anche quello che ho e andare a vivere a Cuba, perché lui là ha già 3 case, cambiamo vita totalmente. Non sapete mai cosa può capitare fino a che non osservate, semplicemente osservate, state presenti nei momenti di crisi e fate quel poco che vi arriva davanti a braccio. Preoccuparsi del futuro, dell'ultimo passo della nostra vita quando siamo nella confusione totale e capitano cose che non dipendono da noi, ci carica solo di colpa, di vergogna, di ansia, sono tutte cose di cui possiamo tranquillamente fare meno, anzi meglio proprio guardarsene. Per cui mi viene detto, qui siamo in un momento in cui anche cose che non dipendono da noi si stanno però mettendo in pari con la nostra linea temporale, per cui è un momento di casino e si vede. Allora, cosa facciamo? Come affrontiamo questa cosa? Prima di tutto quello che è a metà, cioè non definito, proprio letteralmente non definito, lascialo perdere. Stiamo parlando di una relazione che non è definita? Molla, lascia perdere. Stiamo parlando di un socio a lavoro che non è chiaro? Molla, lascia perdere, metti i puntini sulle i e chiudi. Stiamo parlando di un progetto che non funziona? Molla quella metodologia e provane totalmente un'altra, anche se ti sembra assurdo. Ma il punto qual è? Non puoi tenere in piedi 1000 cose, umanamente non è possibile. Quindi comincia con il mollare. È uno dei consigli, mi viene detto, più semplici e più utili che si possano fare in questo momento. Lascia che il disastro avvenga. Lascia proprio che non le cose vadano per il peggio, ma che ciò che già sta prendendo una piega la prenda fino in fondo, perché quella è l'unica cosa che ti mostra come liberarti dal problema. E noto che effettivamente ci sono dei problemi di denaro o di debiti. Ci sono dei problemi proprio di pesantezza anche emotiva dati da una mancanza di equilibrio su questa bilancia della vita. Per cui mi viene detto, se vuoi che si riequilibri questa bilancia, prima di tutto togli i pesi che non devono stare su quella bilancia. Lascia andare, riprenderai più avanti, ci ripenserai o troverai altre soluzioni. Però prima di tutto fai quello. Poi, cosa ha senso fare? Voglio dei passi ancora più precisi. Da lì, dopo aver fatto questo, cosa si fa? Mi viene detto non pensare che sia tutto perduto, questa è la grande sistemazione che hai chiesto. Guarda, prima la giustizia era la testa in giù, ora la testa in su. Qui si stanno equilibrando le cose perché l'hai chiesto, quindi da una parte arriva l'assicurazione, non stai impazzendo, non sta andando tutto a ramingo, però sta andando tutto esattamente come dovrebbe e qui stanno saltando fuori i problemi. Hai chiesto di vederli per risolverli, eccoli qui. E hai chiesto anche che in qualche maniera le cose vadano veloci, si risolvano, eccole qui. Perciò viene detto, ci sono cose anche che hanno a che fare con preoccupazioni e problematiche, schemi mentali per esempio, predisposizioni caratteriali, che non fanno parte della tua natura ma vengono dal passato. Quindi qui stiamo parlando di andare a guarire delle ferite e ne stiamo parlando in termini di immagine di te stesso e di credenze di quello che sei. Allora molti mi diranno magari no, beh, io ho una buona opinione di me, io so che ho buone qualità, io so che posso farcela, eppure continuo a non riuscirci. È proprio questo il punto. Non è vero totalmente al 100% che sei convinto del tuo valore, per esempio. Ne sei convinto mentalmente, ma la parte mentale è molto limitata rispetto a tutto il resto di ciò che ti costituisce. Perciò bisogna proprio capire che si tratta di lavorare non solo sulle classiche credenze, ma sul sentire, sull'immagine. Guardate, è proprio un'espressione che non uso a caso, l'immagine di voi stessi. Credo che molti di voi non si siano resi conto di quello che è stato veramente il tracciato del vostro percorso di vita.
non hanno per ora sviluppato la capacità di capire. Caspita, non è il piano generale, perché così viene proprio ridotto a una cavolata. È più che altro l'ottica, no? L'essenza in sé di aver camminato su certi percorsi. Alla base non c'è un senso universale perché avete scelto che o perché siete destinati a... No, no, il percorso che avete fatto viene da un modo interiore di sentirvi, che forse non è neanche vostro, perciò è ereditato, però ha solo che portato il risultato che è la manifestazione di ciò che percepite, di come siete voi interiormente. In altre parole, se per esempio io percepisco che sono una persona complicata e per me mai niente è facile e vado a lavorare sulle mie ferite, potrei scoprire che quello che credo è in realtà che per guadagnarmi qualcosa nella vita devo avere situazioni complicate. Perciò devo essere particolarmente infelice ogni volta che qualcosa di semplice mi si propone, ogni volta che qualcosa di facile potrebbe avvicinarsi a me. E questa è una questione di immagine di voi stessi, dell'idea che avete del vostro archetipo. Non è facile, soprattutto da soli, ve lo dico, non è facile, perché ormai a questo punto siete convinti di essere quello che siete. E non è una questione mentale, quindi vedete è proprio una questione di concezione di voi stessi come esseri. Bisogna lavorarci, sicuramente è un percorso cui potrebbe aiutare. Vado a vedere quello che dicono poi gli oracoli per andare a rinforzare o strutturare. Il distacco è necessario, certo. Il distacco da questa idea che avete da voi, il guardare, osservare, vi ho detto fermatevi e osservate. Avete davanti agli occhi, mi viene detto, il bastardo, cioè ci sono, è come quando vi mostrano le immagini e vi dicono trova l'intruso. C'è una parte di voi che non vi appartiene, ma che sta funzionando organicamente con la vostra totalità e vi sta rovinando, vi sta rompendo veramente le scatole e viene da ferite passate. Potrebbe essere una cosa, ripeto, anche a livello di karma familiare, a livello ancestrale, qualche vecchia vita. Potrebbe essere un'idea che avete costruito per voi quando eravate in gestazione o che avete ereditato attraverso l'utero femminile dalla nonna o dalla bisnonna, perché qui c'è un grosso discorso da aprire. Perciò valutate chi siete voi e che cosa fa parte di voi ma non è vostro. Difendi il tuo spazio, il vostro spazio energetico, la vostra essenza, chi siete veramente. E se avete anche qualcuno nella vostra vita fisicamente che ha un problema, che confonde la vostra energia con la sua negatività, con i suoi problemi, attenzione anche qui, è una di quelle cose da mollare subito ed è una di quelle cose da smistare dalla vostra energia. Non ha più senso. Esatto, questa vecchia identità non ha più senso. Quindi vedete c'è una parte pratica ma c'è anche una parte proprio concettuale qui. Vediamo il regno animale come ci può aiutare con qualche suggerimento. Allora, le meduse della fioritura arancio parlano di trasparenza, sensibilità, arrendersi e illuminazione. Qui proprio si parla. Allora, intanto facciamo un passo indietro. Intanto le meduse sono, diciamo, un sistema biologico fantastico di purificazione delle acque. Queste vagano e fanno da filtro biologico. Quindi capite come sono per natura in grado di discernere quello che è sì e quello che è no, quello che va bene e quello che non va bene, di rigenerarsi. Accettano quello che viene e ne fanno qualcosa di positivo. Quindi ci vuole una certa sensibilità. Ci vuole una certa trasparenza con noi stessi. Ci vuole anche la capacità di arrenderci. Quando qualcosa non funziona, basta. Quando qualcosa non è qualcosa che ci fa bene, basta. Ma soprattutto, quando qualcosa dentro di noi
ci dà questa sensazione di tossicità, come un qualcosa che non possiamo afferrare, come un qualcosa che comunque ci rovina la giornata, ci rovina il senso di gioia, bisogna prendersene cura. È un qualcosa che, come dicevo, è come un bastardo, mi è stata usata questa espressione, che gira sullo sfondo. C'è qualcosa che non quadra. Se lo percepite, vi assicuro che probabilmente è qualcosa che non si può definire la classica ferita, il classico trauma, ma è qualcosa che ha a che fare con un'immagine sbagliata di voi da sempre, costruita proprio nel momento in cui la vostra prima cellula si è formata. Quindi ripeto, a seconda della vostra vita, della vostra storia energetica, genetica e tutto quanto, ognuno avrà il suo caso, però qui diciamo c'è un intruso. Poi può essere anche un intruso energetico del tipo qualche forma esistenziale non umana, può essere, ok? Però ecco, c'è un'immagine alla base sbagliata di voi stessi che non è frutto della vostra decisione o della vostra parte mentale. Anche un'altra volta qui si parla di, caspita, il Vren, non mi ricordo più, è l'usignolo? Non mi ricordo più se è quell'animaletto. Un attimo che cerco la traduzione perché lo devo sapere assolutamente. Ok, eccomi qui, non è l'usignolo, è lo scricciolo, e in particolare questo è lo scricciolo delle fate. È tutto un programma. Dunque è un tipo di spirito particolare, nel senso che è piccolo, è sfuggente, è dotato di una grande energia interiore, ha un canto distintivo, ha diciamo la capacità di essere percepito da chi lo ascolta come un qualcosa che è instancabile, come un qualcosa che è fortemente in grado di affrontare varie difficoltà. Avete presente quando ascoltate la voce di qualcuno e dite di questa persona mi posso fidare? O quando osservate come si muove qualcuno e dite quella persona sa cosa sta facendo? Ecco, osservare i movimenti e ascoltare la vibrazione di questo tipo di animale dà quel tipo di sensazione. Quindi che cosa ha a che fare con la lettura? Questi sono animali spirito da cui possiamo trarre ispirazione. E questo tipo di animale sta dicendo, allora, c'è un tuo modo di essere, il tuo principio vitale, che è dotato di energia, che ha un grande potenziale, che segue le regole della propria spontaneità, del proprio desiderio. Cerca di ritrovarlo perché è quello che si distingue da tutta questa sozzura che ti porti dietro, che magari non è neanche tua, come dicevamo, no? Cercalo come la voce nel bosco, mi viene detto. Cerca di trovare chi sei tu. E lo trovi come? Lo trovi cominciando a buttare quello che ogni volta che ti viene in mano non lo riconosci come tuo. Ti faccio un esempio, se ogni volta che ti guardi allo specchio pensi sono sfigato perché continuano a capitarmi cose brutte e ti ci riconosci, attenzione, perché potrebbe essere un'abitudine energetica che hai preso come un cappotto e te lo stai indossando. Sei sicuro di essere uno sfigato? Non è che magari hai sperimentato sfortuna, perché nessuno per natura è sfigato. Ok? Quindi attenzione a quello che assorbi come tua identità, perché va a finire che ti perdi nel bosco, segui mille voci e non arrivi da nessuna parte. Mentre qui viene detto, in questo momento di crisi, ascolta quella che è la voce della tua felicità interiore e segui da lì, scarta tutto il resto, purifica tutto il resto. Vedrai che le cose si riequilibrano, noterai che non sei chi fino adesso avevi accettato di essere anche passivamente, no? Quindi è molto particolare, qui bisognerebbe andare proprio nel profondo di ciascuna delle nostre esperienze singole. Però spero di avervi dato una mano. Noi intanto ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao.
Ok, scelta numero 3 ragazzi, mettiamo qui la runa, andiamo a vedere. Queste carte le teniamo per la fine della lettura, come prova del 9 e anche per vedere se magari c'è da approfondire. Dunque, andiamo a vedere qual è la situazione, qual è il vostro problema, qual è il momento che state vivendo, poi cerchiamo una strategia. Ok, subito così. Intanto vi posso dare una sorta di rassicurazione. Anche se vi sembra di essere immobili, state andando nella direzione giusta e state assimilando, chiamiamole le lezioni giuste, o meglio, io preferisco chiamarli, state assimilando gli strumenti adatti a quello che è il vostro percorso, perché poi qualunque difficoltà in realtà per forza di cose porta a galla chi siamo veramente e quindi magari ci spinge a sviluppare di più certe aree o certe altre e a conoscerci meglio. Quindi qui mi viene detto, intanto esperienza ne è stata fatta, la stanchezza c'è, ora come si riparte? Quindi il focus non è tanto sul risolvere il problema in questo mentre, perché so comunque c'è una gran parte di voi che ha abbastanza coscienza e dialogo interiore da rendersi conto che ciò che sta vivendo non può essere né peggio né meglio di tante altre situazioni che ha vissuto, è semplicemente vita, è semplicemente ciò che accade e il problema non è tanto il sopportare solo il peso del presente, ma è dire bene, da qui poi come faccio, perché veramente mi serve o un piano o un'aspirazione o un sogno. A questo punto sono confuso, non so se quello che sto facendo mi sembra che sia la mia soluzione definitiva o che sia il mio piano di vita. Quindi andiamo a vedere qui. Infatti si sta dicendo, si stanno cercando di costruire veramente delle soluzioni che poi siano durature, c'è anche stanchezza, non c'è tanta voglia di continuare a rimestare le carte, a cambiare la situazione, a riconsiderare. C'è proprio la stanchezza anche concettuale, non solo fisica, quindi vi posso comprendere. E viene detto qui c'è voglia di tagliare. Mi viene detto anche non c'è un piano B, non c'è la voglia di considerare un piano B, c'è la voglia di capire qual è questo cacchio di piano una volta per tutte. Allora ragazzi, partiamo dalle basi. Non ci sono mai piani in realtà, ok? Anche se abbiamo scelto chissà che quale strategia prima di nascere, qualunque siano le nostre credenze a riguardo, cambia poco, perché di fatto quando siamo qui ci troviamo a sperimentare direttamente e quello può cambiare molto. Poi in realtà con la capacità che ho di parlare con la vostra parte animica vi assicuro che quando si parla proprio con lo spirito che ci anima, non con l'anima, con lo spirito che è un'altra cosa, per lui in realtà va bene un po' tutto, perché è l'esperienza che conta. Quindi vi assicuro che molte volte è anche magari difficile che voi stessi comprendiate cosa volete, perché se siete delle anime che stanno cercando di sperimentare, effettivamente già parte di voi, gran parte di voi è soddisfatta di quello, per quanto grave possa essere la forma di esperienza che state vivendo. Quindi sicuramente vi può aiutare a comprendere un concetto principale qui. Non necessariamente ci deve essere un piano. Forse è meglio considerare, mi viene detto, di più l'animo da mantenere, cioè l'attitudine, ecco, l'attitudine, non mi veniva la parola. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta. Quindi qual è il suggerimento qui? Che piano, che attitudine si può tenere? Di che cosa si sta parlando? Mi viene da ridere nonostante la carta in sé non sia di quelle che così ti fanno ridere. Però sento una voce parlare dentro di me, qualcuno che mi dice bene, se io ti do questo, tu cos'hai da dare a me? Cioè io che cosa ci guadagno? Ti ascolto, dimmi. E quindi la mia prima impressione è che ci sia il vero piano, diciamo, attitudine da seguire, sia quella del guadagno, cioè qualunque tipo di sforzo io faccia, cosa ha senso per me? Magari vi faccio un esempio, voglio diventare miliardario e per quella che sarebbe l'attitudine generale umana,
si pensa che magari devo fare un corso per imparare qualcosa, devo studiare qualcosa, poi devo fare apprendistato, poi devo conoscere le persone giuste, poi devo inviare i curriculum, tutte queste cosine qui, no? Però per quelli che veramente hanno già fatto tante esperienze, che comunque sono affascinati più dall'aspetto del vivere che del per forza ottenere ogni volta un risultato, per quanto sia entusiasmante, perché poi è una questione di attitudine interiore, non siamo tutti uguali. Tutte queste cose sembrano noia e sembrano inutili in realtà, perché più connessi siamo alla parte spirituale, più le cose di questo mondo tante volte perdono importanza, anche se oggettivamente sappiamo tutti che per esempio è bellissimo avere una grande disponibilità economica, è bellissimo avere una grande apparenza fisica, è bellissimo avere una salute di fuoco, però mi viene detto, con la tua esperienza hai sviluppato un'attitudine che a me sinceramente fa simpatia ed effettivamente è quella che è vincente, anche se vista dai grandi esperti al di fuori della nostra vita, perché poi tutti sono esperti, no? Quando non si tratta della loro vita, sembra una follia, e cioè calcolare se vuoi o no fare qualcosa sulla base di quello che ne guadagni, e non intendo quel guadagno subito, ma quello che proprio ne guadagni a livello di scambio tra la fatica che fai e il risultato che ottieni. Perché qui mi viene detto, ti stai a ingarbugliare molte volte sul così si fa e così si deve, perché hai effettivamente esperienza, hai accumulato esperienza di questo mondo, ma per te è una cosa indicibile, non la puoi tollerare, no? C'è questo peso. E allora viene detto, perché sopportare questo peso? La migliore strategia probabilmente per te vincente, perché tanto sei scaltro, tanto in realtà sai fare le cose, è dire, ma io cosa ne guadagno? Perché questa mentalità della fatica viene detto? Fai bene a non desiderare la fatica. Anzi, proprio fai bene a metterti dalla parte di chi dice, io la fatica proprio non la considero. Io voglio che le cose funzionino sulla base del quanto mi va o non mi va di fare qualcosa, sulla base di la vita è solo uno scambio, questo è il principio. Quindi se scambiamo, io ci devo guadagnare, anche se non c'è una persona con cui scambiare sempre, no? Io ci devo guadagnare, quindi per esempio il mio compagno e la mia compagna mi lasciano. Soffro perché è normale che sia così. Però a un certo punto più di qualcuno qui potrebbe dire, ma a che pro sto soffrendo? Esattamente cosa mi dà in ritorno? Certo, da una parte sto liberando l'energia che ancora mi lega a questa persona, quindi è normale farmi dei pianti, vivere il processo del lutto, ma dall'altra parte sto portando avanti un dispiacere che non ha nessuna ragione di esistere? Non è che magari è un po' un miracolo quello che è capitato, non è che magari mi vengono le rughe se continuo a piangere e quello è l'unico guadagno, è veramente il guadagno che voglio? Quindi c'è una sfrontatezza qui che vi dirò mi piace molto, perché non è una sfrontatezza di sfida fine a se stessa e non è neanche una sorta di ripicca verso la vita, no, qui è proprio aver capito il segreto della vita, qui è dire a me cosa ne viene, ok? Non mi metto neanche a considerare questo pacco di difficoltà che la vita mi sta dando, a me cosa ne viene a considerarle? Certo, se le devo risolvere le risolvo, ma non è che me ne viene a prendermene carico emotivo. Ok, quindi qui si sta parlando di un gioco da pro quasi, no? Questa è diversa come lettura rispetto a quelle precedenti. Viene detto, abbraccia questa attitudine, perché la forza non è nella fisicità, è nella predisposizione. Quindi un consiglio ancora più pratico, il giudizio infatti. Come consideriamo le cose, il più grande risveglio che possiate avere in una situazione come quella che state vivendo è richiamare tutte le nostre forze a noi, la nostra capacità di vedere su che cosa ha veramente senso costruire le nostre certezze, perché poi ciò su cui costruiamo costa fatica, e qui viene detto manteniamo lontane da noi le problematiche prima che arrivino
e facciamo dei grossi progressi in avanti solo quando smettiamo di aizzare noi stessi contro noi stessi. È come se, questo è un problema che abbiamo in tanti, perché siamo umani. È come se per abitudine culturale e probabilmente in generale umana, percepissimo che c'è una grande esigenza, un grande bisogno di prenderci a cuore ogni problema. Il problema, che ce lo prendiamo a cuore o no, esiste e va risolto. Quindi perché preoccuparsi eccessivamente? Perché continuare a tergiversare? Perché farne derivare un giudizio negativo di noi stessi o della nostra vita o di chiunque sia coinvolto? Quello è un carico in più. Quindi a voi che cosa viene a farvi un carico enorme su cose che tanto sono umane? Ok, quindi c'è proprio questo richiamo affidati pure a questo nuovo senso di saggezza interiore alla fine. Allora, viene detto, immensa soddisfazione, qui stiamo cercando dei suggerimenti. Pianifica e organizzati, il segreto sta nell'essere determinati e agisci ora. Quindi io qui percepisco proprio un suggerimento molto forte, cioè potessi farvi entrare ora in me stessa per farvi sentire quello che sento, sarebbe molto più chiaro. Io spero di essere in grado di comunicare verbalmente quello che percepisco. La vostra strategia è riuscire a capire che tanto qualunque preoccupazione voi associate a ciò che state vivendo non cambia nulla se non la peggiora, perché la peggiora nel vostro spazio interiore. Il segreto è solo essere determinati, agire e pianificare. Cioè la vita ha una dimensione interiore, una dimensione diciamo matematica, strutturale, fisica. Quella fisica non può, come possiamo dire, non ha senso che diventi una realtà più pesante di quella che è per sua natura solo perché ci appiccichiamo sopra un'etichetta emotiva che nasce da come interpretiamo la fisicità dell'esistenza, ciò che è. Le due cose sono slegate, siamo noi che ci facciamo un gancio emotivo e che quindi ci appesentiamo. Grande soddisfazione, grande liberazione viene semplicemente dal capire che ci sono effettivamente queste maledette bollette da pagare, che dobbiamo nutrire il nostro corpo, che a volte incontriamo degli stronzi, che ci sono giornate in cui andiamo in bagno e in cui non ci andiamo, e quello che ne consegue dall'essere umani. Pian pianino ci prenderemo cura della parte meccanica, tanto non è che possiamo veramente fare granché riguardo a questo, se non gestire i problemi come si avvicinano. L'unica cosa che veramente possiamo fare che ci migliora la vita e ci toglie da una pesantezza, una manifestazione negativa, è il alleggerire il nostro carico emotivo. Non tutto deve essere così maledettamente serio e pesante. Chiedetevi sempre, anche se sembra sciocco, che me ne viene dal pagare questa bolletta? Me ne viene che posso avere un pasto caldo, farmi un bagno caldo e stare al caldo d'inverno. Va bene. Ma che me ne viene dal fare, che ne so, 18 lavori per riuscire a pagare le bollette di una villa con 4 camere da letto quando io sono da solo? Me ne viene l'orgoglio? E cosa me ne viene dall'orgoglio? Cosa sto scambiando qui? Con chi? Perché? Ok? E sulla base di questo riorganizzarsi. Quindi l'animale spirito che vi può aiutare è lo squalo. Percezione, focus, paura e azione. Vedete che c'è il richiamo proprio ad essere diciamo quasi come uno squalo. Non è che lo squalo manca di emotività come possiamo immaginare, cattivo e brutto e attacca tutto quello che si muove, ma ha una visione limitata proprio da un punto di vista fisico e quindi agisce in una maniera che sa funzionare, per esempio mordere tutto quello che gli sembra che possa essere interessante. Non ci mette un giudizio tipo morale, emotivo, non va a caricarsi più di quello che dovrebbe. Conosce la sua natura, percepisce le cose in una certa maniera
ed è in grado di avere un'azione così, che sembra così fredda, calcolata, ma anche casuale nello stesso momento, perché sfugge alla nostra logica umana, alla nostra logica emotiva umana, che in realtà è arrivato a questo punto della storia della Terra senza grossi problemi, superando grosse sfide evolutive ed avendo una capacità di sopravvivenza incredibile. Penso che a superarlo ci sia in realtà il coccodrillo. Quindi non fare uno sforzo se non dovuto, calcola le cose sulla base di fisicità, le cose fisiche le affronti con una logica fisica, il resto chiediti che me ne viene. Ok? Quindi proprio immaginatevi di essere uno squalo. Siete voi quelli temuti. Come scegliete di usare le vostre energie? La vostra percezione del mondo intorno com'è? Avete bisogno di tastare qualcosa? Tastate. Cosa ve ne viene? L'esperienza. Non vi va di tastare quella roba? Cosa ve ne viene? La tranquillità. Molto, un cervello mi viene detto molto quasi rettile, no? Agisco sulla base di quello che è l'istinto, e l'istinto non è una brutta cosa e non è neanche una cosa di basso livello, è pura sopravvivenza. Qui non vi sto dicendo di diventare puri animali che badano solo alla sopravvivenza, ma di lasciare che molte cose prendano cura di se stesse senza accollarci per forza una parte emotiva, un carico emotivo, ok? Discorso molto particolare e che, essendo una lettura generale, può essere facile o difficile di comprensione, dipende dal momento. Quindi io vi ringrazio di essere stati qui, vi auguro di comprendere meglio la vostra situazione e saperla gestire. Se avete bisogno di entrare in contatto con me, vedete i miei recapiti, e per il resto io vi auguro il meglio e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao. Lettura numero 4, mettiamo la runa qui, teniamo le carte già selezionate a lato perché sono alla fine degli oracoli e voglio una prova del 9, voglio vedere come arricchire il concetto. Andiamo a vedere nella maniera più pratica e peculiare possibile qual è il problema e come risolverlo, o meglio, qual è il piano d'azione più adatto. Ok, quindi voglia di fare, poca possibilità di fare, tanta energia spesa, pochi risultati. Molto chiaro. Tante belle idee, pochi fondi. Tante prove, nel senso di tentativi e poi pochi risultati. Come mai? Mi viene detto, forse tante mosse sono state calcolate male e ci sono state delle perdite, però mi viene detto, fa pace con il fatto che in realtà nessuno è mai sicuro. Cioè, chiaro che l'esperienza può aiutare, chiaro che qualcuno che ci fa da mentore può aiutare, chiaro che un buon fondo economico prima di iniziare un'impresa può aiutare, ma alcune cose semplicemente non funzionano al primo colpo. E chi vi fa credere che c'è un metodo infallibile per tutto e che funziona già dal primo tentativo non può essere ritenuto affidabile. Quindi c'è da smantellare questo. Partiamo con il smantellare questo, mi viene detto, e non è poco. Quindi qui c'è proprio la predisposizione mentale da riconsiderare. Allora, qual è il piano di azione più utile per questa situazione? Dunque mi viene detto, c'è bisogno di energia maschile, quindi consideriamo parlare anche, perché poi dipende, magari uno mi dice ma io non ho tanta disponibilità economica, io non ce la faccio, non so da dove cominciare. Allora, consideriamo il entrare in contatto con persone che hanno o già fatto il nostro percorso, quindi hanno la stessa difficoltà da superare,
o che hanno la capacità di fare da mentore, quindi può essere un dottore, può essere un avvocato, può essere un psicologo, può essere un esperto del settore, può essere una persona anziana che ha già vissuto molta esperienza in questo ambito. Cerchiamo qualcuno che abbia queste capacità. Ora, lo cerchiamo e lo troviamo di persona, non sempre è possibile, non sempre è fattibile, basta leggere un libro a volte, basta guardarci un filmatino magari su YouTube per avere un'ispirazione, basta comprare un corso a volte, basta avere qualcuno, mi viene detto è importante avere qualcuno di riferimento, anche solo concettuale, cioè che sia fonte di ispirazione, che ci dia questa spinta a dire pian pianino mi voglio avvicinare a quell'ideale di perfezione, anche se la perfezione non è mai riproducibile, non si copia la perfezione, la si aggiusta al nostro modo di essere e al nostro obiettivo. Mi viene detto c'è bisogno di speranza, quindi comincia con l'abbattere il senso di smarrimento dentro di te. Fai pace con il fatto che ci vuole tempo e a volte alcune cose proprio non vanno e basta. Cerca un mentore, chiamiamolo così, e trova chi può essere di ispirazione. Quindi risviluppa la capacità di connetterti alla tua capacità di immaginare, di sperare e di sentire la voglia di riprovare. Mi viene detto chiaramente, sviluppa la capacità di dire a te stesso voglio sentire entusiasmo di nuovo, voglio riprovarci e chi se ne frega come va a finire. Lo so che non in tutte le situazioni, ragazzi, è possibile ed è così facile. Alcuni mi dicono non ho abbastanza tempo, altri mi dicono non ho fondi, altri mi dicono ho responsabilità, altri mi dicono non ho una buona salute. Credetemi, lo capisco. Però non si deve fare tutta la scala in un passo unico, si può fare un pezzettino alla volta. Si può raccogliere la forza mentale un pochettino alla volta, si può raccogliere la necessità emotiva un pochettino alla volta, ok? Mi viene detto usa le tue esperienze come dei trofei, cioè di a te stesso io comunque le esperienze ne ho fatte, non è che adesso devo andare da chi mi risolve la vita così, non è che sto andando a cercare il mago, sto solo usando le mie esperienze per raddrizzare la mira e capire a chi ha senso chiedere, come ha senso fare una strategia. Guardate che tante volte veramente solo ascoltare una frase di qualcuno che sa ciò che sta dicendo nell'ambito che vi serve, dopo grandi esperienze, può essere illuminante, può essere la soluzione, ok? Soluzione che stavate cercando. Quindi centrale è proprio cerca questo mentore, questa ispirazione che ti faccia capire che non tutto è perduto, perché qui c'è una grande componente emotiva, che ti faccia capire che puoi essere in realtà soddisfatto di chi sei nel tuo percorso, che ti possa far sentire che non sei un coglione che le sbaglia tutte, ma che è normale che tu faccia questo tipo di esperienze ed è normale avere i tuoi dubbi ed è normale sentirsi di desiderare di più e sentirsi sconfitti. Quindi veramente qui, ragazzi, la vostra strategia è trovare quel qualcuno che è fonte di ispirazione, avere un confronto che sia diretto o comunque ascoltando, perché questo è ciò che vi salva la situazione. Quindi se stavate chiedendovi che sia il caso che io compri quel corso, potrebbe essere che sì, che sia il caso. Potrebbe essere che sia il caso che io parli con questa persona anche 5 minuti, sì, potrebbe essere il caso. Potrebbe essere il caso che io ascolti questo video su YouTube, sì, potrebbe essere il caso. Viene detto, parti da qualche parte purché ti sia di ispirazione, fregatene dell'obiettivo finale, perché l'esperienza ce l'hai, stai solo raddrizzando la mira. Fai ciò che è necessario per il tuo benessere. Quindi piccoli passi. Noti che la persona di successo ideale per te ha una buona routine, la mattina si alza e fa yoga, prova yoga, anche tu 10 minuti la mattina. Poi noti che non è yoga e che ti piacerebbe di più Qigong, cerca qualcuno che fa Qigong, prova, sperimenta. Piccoli passi, mi viene detto l'entusiasmo di un quindicenne, come tutto fosse nuovo. Sviluppa proprio la sensazione di benessere dentro di te, quindi piccole cose
Ecco perché il mentore può aiutare. La paura non ti serve. In questa fase mi viene detto uno come te non può aver paura, ok? È umano provarla, ma non ha senso. È una paura perché è data da aspetti superficiali di ciò che stai vivendo. In realtà la tua paura non ha ragione di esistere, devi solo raddrizzare la mira, ok? Prima pensa, poi agisci. Sento proprio la necessità semplicemente di dire, vabbè, non è andata fino adesso, non è andata 1200 volte, ma la 1201 potrebbe funzionare. Siete a un passo, dal farcela. Sei più forte di quel che credi. Mi viene da dire sei anche più fico di quel che credi. Sei anche più esperto di quel che credi. Sei anche più capace di quel che credi. Sei anche più vicino di quel che credi. Vediamo gli animali qui come ci possono aiutare in quanto spiriti guida. Allora, da chi possiamo trarre ispirazione? Dall'elefante, che agisce sulla base di onore, empatia, senso di responsabilità e cooperazione. Mi viene detto la strada che hai scelto non è la strada del TikToker, cioè di chi fa una cavolata 2 secondi per scherzo e gli va dritta e diventa famoso e poi magari finisce lì o magari fa una fortuna. Però mi viene detto la tua è un'energia che si muove lenta, stabile, che si basa su scelte che hanno a che fare con una grande capacità di valutare e misurare da un punto di vista emotivo. Quindi prima ci sono grandi tempistiche di rielaborazione. Ecco perché tante volte hai provato varie cose ma non sei stato in grado di ottenere subito risultati. Non eri ancora nella tua forma finale. Ti sei sperimentato. Lo so che è una grande rottura, però per te funziona così. Il pitone, mamma mia che animali importanti. Capacità di discernere, di essere staccati, capacità trasformativa e capacità di rinnovamento. Questo mi sa che è quello che riassume proprio al massimo la vostra essenza. Il pitone cambia pelle, più aumenta di misura e più ha bisogno di cambiare, altrimenti rimane bloccato dentro la vecchia pelle. Ha la capacità di stare distaccato, ha una grande capacità di valutazione che viene dal suo cervello rettile. Non significa che è privo di emozioni, anzi abbiamo l'empatia dell'elefante qui ad aprire la lettura con gli animali. Però non ne fa un affare personale. Non è che il pitone, dopo che non riesce a mangiare qualche preda, dice a se stesso sono un incapace. Il pitone lo sa chi è. Il pitone ha grandi capacità, ma deve saperle usare. Non può andare a prendere un uccello mentre vola, deve aspettare che si posi a terra. Lì è forte. Deve aspettare che quell'uccellino vada a bere. Lì è molto forte. Perché quello è l'ambiente perfetto per lui. Quindi bisogna però conoscere prima le proprie capacità. Bisogna prima studiarsi, valutarsi, ed è quello che avete fatto fino ad adesso. Mamma mia che bello! Poi c'è l'orango, uno dei miei preferiti. Capacità di ridere, capacità di avere curiosità, pazienza e giocosità. L'orango è, penso, non perché lo penso io, ma perché mi sembra di aver letto, diciamo nella top 3 degli animali più intelligenti sul pianeta, dato da grande capacità emotiva, dato da grande capacità di cooperare con l'ambiente esterno sulla base di quelli che sono i propri desideri. Ha tanta curiosità, ha tanta pazienza, ha una delicatezza estrema, quindi non può funzionare sempre subito quello che funziona per gli altri ragazzi con queste capacità e con queste caratteristiche innate. Ha bisogno di valutare. Il mentore può servire anche solo, ripeto, come figura di riferimento, di ispirazione. Può essere che per voi sia utilissimo anche solo la mattina quando vi alzate guardare la foto sul comodino che vi siete messi di, che ne so, l'imprenditore numero 1 dell'anno, e magari non condividete esattamente quello che è quella persona, magari non ve ne frega niente del suo tipo di business, però vi piace la sua capacità di essere dritto al punto e di manifestare. Ogni mattina lo guardate e invece di guardarlo con invidia lo guardate con ammirazione e rispetto e dite: dentro di me
c'è quello che c'è dentro quella persona, in qualche misura. E io sono determinato a svilupparlo e io con amore e pazienza cercherò di portarlo al massimo sviluppo. E mi concederò di sbagliare, perché anche questo grandissimo imprenditore, per usare l'esempio appena fatto, ha sicuramente fatto i suoi errori. Lo so perché ho ascoltato questo video su YouTube che me l'ha fatto capire. Ok? Questo è il tipo di strategia per voi che funziona. Quindi so che non è facile, questa è una lettura generale, prendete quello che vi aiuta, se avete bisogno sapete dove trovarmi e io vi auguro il meglio e vi ringrazio di essere stati qui e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!